Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Ben, ringrazio Meta per avermi fornito e finalmente è arrivato Meta Quest 3S, ve lo mostrerò fra un attimo perché come promesso oggi vi porto l'unboxing del visore, quindi vediamo cosa c'è all'interno della scatola e la prima configurazione, quindi vi farò vedere come configurare l'applicazione, come creare il profilo Meta se ancora non l'avete e come attivare per la prima volta il vostro visore, che sia Quest 3S o Quest 3. E inoltre vi darò anche qualche piccolo suggerimento per il primo utilizzo del visore. Per quanto riguarda la prima esperienza, invece, proprio ieri ho pubblicato la prima delle guide dedicata all'utilizzo dei visori Meta, partendo dalle basi proprio per i principianti che fanno le loro prime esperienze. Ragazzi, molto probabilmente questi video li vedrete soltanto in questo canale, quindi se vi piacciono e vi sono utili, iscrivetevi, lasciate un like ai video se vi piace e attivate le notifiche per rimanere aggiornati perché ne arriveranno molti altri, visto che come dicevo prima si tratta di un percorso. Detto ciò, partiamo proprio dalla base. Se ancora non avete acquistato Meta Quest 3 o 3S, vi lascio in descrizione e nel primo commento il link per acquistarlo direttamente sul sito Meta e utilizzando questi link riceverete direttamente i 30 euro di credito all'attivazione del visore. Altrimenti, se per comodità volete acquistarlo su Amazon, vi lascio i miei link Amazon per l'acquisto di Quest 3 e Quest 3S nelle due versioni, da 128 e 256, mentre Quest 3 512, e utilizzando i link Amazon però non riceverete automaticamente i 30 euro di credito, ma dovete utilizzare un altro link che si trova un po' più giù e ho chiamato link 30 euro. Attenzione perché utilizzando i link Meta automaticamente ricevete il credito, mentre utilizzando i link Amazon e quindi successivamente utilizzando il link referral per avere i 30 euro, molto spesso questo link non funziona, quindi non vengono caricati direttamente i 30 euro, però contattando l'assistenza il problema si risolve nel giro di un paio di giorni. Quindi a voi la scelta su dove acquistarlo, l'importante è che utilizziate i miei link. E adesso passiamo all'unboxing e alla prima configurazione di Quest 3S. Nel ringraziare Meta vi ricordo che il presente Meta Quest 3S da 256 GB è stato fornito gratuitamente dall'azienda per la creazione di contenuti commerciali e che il seguente video è stato realizzato in collaborazione con Meta. Meta Quest 3S è l'ultimo arrivato in casa Meta per quanto riguarda i dispositivi da gaming per realtà virtuale. È un visore VR all-in-one che può essere utilizzato principalmente senza PC, quindi proprio come una console, e può essere collegato via cavo o wifi a un PC da gaming che supporti la realtà virtuale per la fruizione di giochi PC VR. È un potenziamento di Quest 2, poiché dispone delle stesse lenti e dello stesso pannello, mentre le prestazioni sono le stesse del fratello maggiore Quest 3, poiché sfrutta la potenza del processore XR2 Gen 2, 8 GB di RAM e pass-through a colori per un'esperienza in realtà mista avanzata. Con l'acquisto di Quest 3 e 3S fino ad aprile 2025 ricevete anche Batman Arkham Shadow e 3 mesi gratuiti di Quest Plus, servizio in abbonamento che vi fa giocare a 2 giochi al mese fino al mantenimento dell'abbonamento, per il quale comunque non c'è obbligo di rinnovo alla scadenza del periodo di prova. Nella confezione troviamo il visore Quest 3S, nella parte frontale sono presenti sensori e telecamere che servono al dispositivo per autotracciarsi, quindi non necessita di basi esterne, e per accedere al pass-through, ossia la visuale dell'ambiente reale direttamente dal visore, funzione che viene utilizzata principalmente per la mixed reality. La qualità di pass-through di Quest 3S è 6 volte superiore rispetto a quella di Quest 2 ed è a colori, ma leggermente inferiore rispetto a quella di Quest 3, che è invece 10 volte maggiore rispetto a Quest 2. Altri due sensori per il tracciamento sono presenti nel bordo esterno inferiore del visore. Nel lato inferiore troviamo i tasti volume, un tasto azione e 2 microfoni. Sul lato sinistro troviamo il tasto di accensione e la presa USB-C, che serve per la ricarica, il collegamento via cavo al PC o collegamento di periferiche esterne come microfoni, cuffie e altri dispositivi. Il LED che indica la carica del visore e un altro microfono per l'annullamento del rumore di fondo. Un altro microfono è presente sulla parte anteriore. Dispone anche di moduli interni per il collegamento Wi-Fi e Bluetooth, quindi possono essere collegate periferiche esterne anche senza fili, purché compatibili. Quest 3S viene fornito con una mascherina imbottita in stoffa con staffa non regolabile in profondità, a differenza di quella in dotazione con Quest 3. I corpi ottici ospitano 2 lenti Fresnel che a un primo esame sembrano di una qualità superiore rispetto a quelle di Quest 2, e lo testeremo tra qualche istante. La regolazione della distanza tra le lenti, detta IPD,
è fissa su 3 posizioni predefinite e viene regolata manualmente agendo direttamente sui corpi ottici spostandoli. A tal proposito, ecco come regolare facilmente, rapidamente e in maniera piuttosto precisa il vostro IPD utilizzando un righello oppure un comunissimo metro di carta. Posizionatevi davanti al vostro telefono e preparatelo per un selfie. La distanza dell'IPD in realtà non è quella tra le lenti, ma tra il centro delle vostre pupille. IPD infatti significa Interpupillar Distance o distanza interpupillare. Per misurarla, quindi, lo zero del metro o del righello deve essere al centro dell'occhio. Se il vostro occhio forte, per esempio, è il destro, lo zero dello strumento di misurazione deve essere al centro dell'occhio destro. E ovviamente mentre guardate in camera. Come fate a sapere qual è il vostro occhio forte? Basta ricordare in generale quale utilizzate. Per esempio, quando avete bisogno di guardare qualcosa chiudendo un occhio, per mirare, oppure quando provate a infilare lo spago all'interno dell'occhiello del lago. Ecco, per esempio, se in questo momento io ricordo come faccio a infilare lo spago nel lago, chiudo il sinistro, quindi significa che il mio occhio forte è quello destro. Quindi, cosa faccio? Mi posiziono davanti al mio telefono. Lo zero del metro deve essere posizionato non all'esterno dell'occhio, ma al centro della pupilla. Il mio volto deve essere rivolto diretto, quindi non di lato, ma diretto alla videocamera o al telefono. Allungo il metro verso l'altro occhio, magari mi aiuto anche guardando un po' l'immagine, ma nel caso del telefono basta guardare lo schermo. E quindi, se lo zero è precisamente al centro della mia pupilla, basta allungare il metro verso l'altro occhio, scatto una foto e guardando poi la foto vado a leggere la misura dal centro dell'occhio forte fino all'altro occhio. Quindi la posizione dei corpi ottici da impostare su queste 3S nel mio caso è la numero 2. Sotto i 60 mm è la numero 1. Sopra i 64 mm è la numero 3. C'è anche un trucchetto per regolare con maggiore precisione le lenti e prevede il posizionare i corpi ottici in una posizione intermedia tra i vari scatti. Il mio consiglio però è sempre quello di fare diverse prove e regolare la posizione delle lenti in base a come percepite meglio l'immagine indossando il visore. Vi suggerisco quindi di mettere il visore, posizionarvi davanti a un menu dove potete leggere per esempio del testo e regolare la posizione delle lenti che vi consenta di leggere quel testo nella maniera più chiara possibile e senza sbavature del testo. Inoltre, come vi ho già detto nel precedente video, dovete anche posizionare il visore stesso sul volto, muovendolo un po' su e giù e di lato per capire in che modo l'immagine viene distorta se non è posizionato in maniera perfetta, in modo tale da poter trovare voi stessi la centratura perfetta del visore. E adesso procediamo con l'unboxing. Nella confezione è presente anche una staffa da posizionare sotto la mascherina. Si tratta di un distanziatore che crea qualche millimetro di spessore per poter usare il visore con occhiali da vista, oppure se applicate lenti graduate o protettive. Vi suggerisco di non usare il visore con occhiali ingombranti o montature spesse, e se volete evitare totalmente danni alle lenti del visore e ai vostri occhiali, vi suggerisco l'uso di lenti graduate vendute separatamente, di cui vi parlerò in un video dedicato. Il visore viene fornito con una banda elastica regolabile nella parte posteriore e superiore e vi ho mostrato come indossarla correttamente nel video precedente che trovate sempre in questa playlist di guide dedicate ai visori Meta. Viene fornito anche un caricabatteria a 18 watt con cavo di alimentazione che, attenzione, non è dedicato al collegamento del visore al PC, operazione per la quale serve invece un cavo specifico venduto separatamente e del quale vi parlerò in un altro video. Questo cavo serve solo per la ricarica del visore. Anche queste 3S supporta la ricarica rapida a 45 watt, quindi se avete un caricabatterie con funzione fast charging potete utilizzarlo per ridurre i tempi di ricarica del visore. Infine troviamo i due controller Touch Plus, gli stessi utilizzati per queste 3. Ogni controller dispone di una levetta chiamata thumbstick, due tasti azione A e B sul controller destro, X e Y su quello sinistro, due tasti menu posizionati sotto il thumbstick, tasto meta sul controller destro e tasto menu sul controller sinistro, e due tasti capacitivi per ogni controller.
un grilletto frontale e uno laterale chiamato tasto di presa. I Touch Plus rappresentano le vostre mani virtuali durante l'uso del visore, che pur supportando il tracciamento delle mani offre piena funzionalità e interazione tramite i controller. I Touch Plus vengono tracciati dal visore tramite dei sensori a luce infrarossa posizionati sotto il dischetto sulla parte superiore del controller e alla base dell'impugnatura. Quindi, se utilizzate grip o protezioni aggiuntive, assicuratevi che non coprano queste zone. I Touch Plus vanno indossati sempre usando i laccetti per assicurarli al polso, per impedire che vengano lasciati accidentalmente, danneggiando oggetti nell'ambiente circostante, persone e ovviamente se stessi. Bene, prima di procedere all'accensione del visore e alla prima configurazione, se non l'avete ancora fatto dovete creare il vostro account Meta, che è indispensabile per l'utilizzo del visore. E avete un paio di opzioni per farlo. Per prima cosa accedete al sito Meta e andate nella sezione per l'accesso. Qui avete la possibilità di creare un nuovo account oppure accedere direttamente. Se non avete un account Meta ma avete già un account Facebook, potete accedere direttamente con quello e associare il profilo Facebook all'account Meta. In questo modo basteranno pochi passaggi per completare l'operazione. Altrimenti, se volete creare un account Meta separato da quello Facebook, dovete specificarlo in fase di creazione e in quel caso vi verranno chiesti tutti i dati personali che, vi ricordo, dovranno essere reali. Meta potrebbe chiedere la verifica della vostra identità e se non siete in grado di fornirla, il vostro account verrà bloccato e perderete tutti i dati in esso presenti, compresi app, giochi e ovviamente l'accesso al visore. Inoltre, in caso di problemi, l'assistenza chiederà i vostri dati personali che, se non corrisponderanno a quelli reali, non potranno procedere. Dopo aver completato la creazione dell'account, non accendete ancora il visore. Se avete acquistato il visore su Amazon, questo è il momento di utilizzare il link per ricevere i 30 euro di credito. Trovate nel primo commento o nella descrizione del video. Mentre se avete utilizzato il mio link affiliato per l'acquisto del visore direttamente sul sito Meta, il credito verrà aggiunto automaticamente all'attivazione del visore. Adesso invece dovete scaricare l'applicazione Meta Horizon sul vostro telefono, che trovate sull'Apple Store se avete un iPhone o altrimenti sul Play Store se avete un Android. Dopo aver scaricato l'applicazione sul telefono, avviatela ed effettuate l'accesso con l'account Meta che avete appena creato. Quindi, abbiamo creato l'account Meta, abbiamo fatto l'accesso all'account e all'applicazione sul telefono, abbiamo tirato fuori il visore dalla scatola. Ragazzi, si va in scena, accendiamo Meta Quest 3S. Ok, stiamo per entrare per la prima volta in realtà virtuale con Quest 3S, dobbiamo accenderlo per la prima volta e configurarlo con l'applicazione sul nostro telefono. Cosa vi serve? Vabbè, il visore ovviamente, tenete a portata di mano i controller perché dovrete utilizzare quelli. Inoltre vi suggerisco di fare una foto alla password del vostro wifi, perché ovviamente per l'attivazione o comunque in generale per funzionare il visore richiede una connessione a internet. Non è obbligatoria, però in fase di attivazione chiaramente è necessaria. Quindi, per non avere la difficoltà di dover togliere il visore per leggere la password sul vostro router, tenete una fotografia della vostra password sul vostro telefono in modo tale che quando vi verrà richiesta basta semplicemente leggere lo schermo del vostro telefono e inserirla. Inoltre il telefono vi servirà perché vi verranno richiesti alcuni passaggi sull'applicazione e ricordate di attivare Wi-Fi, Bluetooth e posizione GPS sul telefono. Quindi io procedo per prima cosa ad attivare posizione GPS, Bluetooth e Wi-Fi sul telefono. Attivato tutto quanto, non è ancora il momento di aprire l'applicazione. Procediamo con l'accensione del visore. Premete mezzo secondo il tasto d'accensione e indossatelo come vi ho già fatto vedere nel video precedente. Ecco qui. Logo Meta, in questo momento io sto vedendo la schermata nera con il logo Meta e parte la prima configurazione. Vediamo se riesco anche a registrare quello che sto vedendo. Allora, come prima cosa, ragazzi, vi chiederà di fare il pairing con i controller. Attiviamo i controller, questo è il momento di attivarli, tirando questa levetta che è incastrata nello sportellino. Quindi tiriamo quella del controller destro, farà una piccola vibrazione, e poi quella del controller sinistro.
e anche qui piccola vibrazione. Indossiamo i laccetti per assicurarlo al polso. In questo momento ho fatto partire la registrazione, quindi da questo momento in poi voi state vedendo quello che vedo io. Quando ho attivato i controller si è attivata questa schermata qui, mi dice di cliccare avanti col grilletto, andiamo a scegliere la lingua, in questo caso italiano, regoliamo la banda del visore, io già l'ho regolata per bene, ma se voi avete ancora bisogno di regolarla maggiormente fatelo in questo momento. Ricordate di giocare un po' con la posizione del visore sulla vostra faccia. Quando voi spostate il visore, vedete che questa scritta che state leggendo in questo momento diventa più o meno sfocata. Quindi quando è perfettamente leggibile significa che il visore è posizionato bene sul volto. E inoltre in questa fase, se avete bisogno di spostare le lenti, fatelo. Quindi se nonostante lo spostamento del visore sulla faccia vedete ancora sfocato, dovete distanziare o avvicinare ancora di più i corpi ottici. Quando avete posizionato per bene il visore sulla faccia, andiamo su continua. Anche qui vi ricorda che se avete bisogno di regolare le lenti fatelo in questo momento. Se utilizzate occhiali da vista rimuovete la mascherina e indossate il distanziatore. Quando avete fatto tutto continua. Ok. Qui dobbiamo fare la connessione al wifi. Qui sta facendo la ricerca. Ovviamente io vi suggerisco sempre di utilizzare una connessione, se possibile, a 5 GHz. Quindi se avete un router con per esempio doppio canale 2.4 e 5, io vi suggerisco di utilizzare il canale 5 GHz del vostro router. In questo momento vado a leggere la password del mio wifi, clicco qui, si apre la tastiera, passo ai numeri. Ok, una volta che ho inserito la password clicco su connetti e in questo momento sono connesso. Ok, in questo momento mi dice collega il tuo visore, sta ricercando un aggiornamento al software, quindi se necessario farà un aggiornamento. Qui sono richiesti 16 minuti, ma ovviamente non saranno in realtà 16 minuti, diminuiranno molto rapidamente. Vedete, mentre già vi sto parlando da 16 è passato a 14. Se non ci sono aggiornamenti particolarmente grossi da fare, passeranno in realtà un minuto, forse un paio di minuti, e il visore sarà aggiornato. Quindi aspettiamo questi minuti prima di poter procedere alla fase successiva. Intanto in questa fase vi suggerisco di collegare il visore alla presa di corrente, quindi anche mentre lo tenete indossato io lo collego al PC giusto per tenerlo in carica. Intanto, mentre il visore procede all'aggiornamento, aprite l'applicazione sul telefono. Vedete, io già ho ricevuto la notifica sul telefono. Vado a cliccare qui su configura, si apre l'applicazione. Ricordate che in questo momento sul mio telefono sono attivi sia il Bluetooth, il GPS e il Wi-Fi. Inizia configurazione. Andiamo a cliccare su inizia configurazione, ricerca del tuo visore. Il tuo visore è in fase di aggiornamento. Ok, al momento è impossibile registrare perché deve finire prima l'aggiornamento. Quindi attendiamo la fine dell'aggiornamento. Approfittate di questi minuti per ottimizzare il posizionamento del visore, quindi provate a muovere un po' la fascia posteriore per posizionare il visore un po' più alto, un po' più in basso. Io vi suggerisco sempre di tenere questi braccetti laterali, vi consiglio di tenerli abbassati in modo tale che si allinea perfettamente col viso, e approfittate anche di questi minuti d'attesa per fare qualche prova rimuovendo e rimettendo il visore. Quindi toglietelo e rimettetelo nuovamente per cominciare a familiarizzare un po' con la centratura del visore senza perdere tanto tempo. È questione di pratica. Quando inizierete a farlo abitualmente, poi sarà un attimo, come indossare un cappellino, come indossare una maglietta. Giusto il tempo che lo mettete, lo sistemate un attimo e poi sarà un istante indossare il visore ed entrare in realtà virtuale.
Bene, riavvio del visore tra 5 secondi. Ok, riavvio in corso. In questo momento io sto vedendo l'icona di un chip bianco con una freccia e una barra verde di avanzamento. Significa che sta installando l'aggiornamento che ha appena scaricato. È rapidissimo, è già arrivato alla fine e in questo momento nuovamente logo Meta e sta riavviando il visore. Allora, premi il pulsante di accensione per abilitare le fotocamere e i microfoni. Ok, premiamolo. Associa il visore all'app Meta. L'app Horizon è facoltativa dopo la configurazione. Attendiamo anche la fine di questo aggiornamento. Il visore in questo momento ha emesso un suono. Aggiornamento del visore in corso. Ok, aggiornamento del visore completato, quindi semplicemente basta aspettare. Io stavo cominciando a esplorare un po' per cercare il visore. Quando ha finito l'aggiornamento, in automatico mi ha dato questa schermata qui, nell'applicazione. Quindi aggiornamento del visore completato, continua la configurazione. Vediamo se cambia qualcosa in questa schermata. Associa il tuo dispositivo Quest 3. Non chiudere questa schermata. Ora il visore e l'app sono associati. Quindi ragazzi, come vedete, io non ho dovuto fare nulla, ha fatto tutto in automatico. Ricordate, è importante che nel vostro telefono siano attivi Bluetooth, posizione GPS e Wi-Fi. Ok, completa la configurazione qui nel visore, quindi tieni a mente la tua sicurezza. E qui vi dà tutte le avvertenze sulla sicurezza che vi ho dato anche io ieri nel video precedente. Per impostazione predefinita, raccogli i dati necessari per il corretto funzionamento. Le app non possono accedere alle immagini o ai video del tuo ambiente circostante senza la tua autorizzazione. E inoltre è possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento. Abilitiamo il tracker delle mani. Ok, abilitiamolo in questo momento. Ok, ti diamo il benvenuto. Indossa il visore, quindi mettiamo da parte un attimo il telefono, riprendiamo i nostri controller, inizia. Puoi iniziare a esplorare il tuo nuovo visore. E che dire? Benvenuti in VR. Io ringrazio ancora una volta Meta per aver fornito Meta Quest 3S da 256 GB per la creazione di questi contenuti informativi. Continuerò a portarvi delle guide e ovviamente altri video e altri contenuti per quanto riguarda Meta Quest 3S, ma anche Meta Quest 3, giochi, applicazioni, vari utilizzi della VR e dei visori. E come vedete questo è il segno che vi lascia la mascherina, quindi vi darò anche dei suggerimenti per migliorare il comfort di Quest 3, Quest 3S con vari accessori che possono essere acquistati separatamente. Se avete dei dubbi oppure volete sapere come utilizzare un aspetto in particolare del visore, fatemelo sapere tra i commenti. Se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like, se non siete ancora iscritti al canale fatelo, perché per voi non cambia niente, ma per il canale è molto importante. E se volete potete anche supportare la baia lasciando qualche doblone nel forziere utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto ai miei video. Ragazzi, vi ricordo, per l'acquisto di Quest 3S oppure per l'acquisto di Quest 3, in descrizione e nel primo commento in evidenza trovate i miei link per l'acquisto direttamente sul sito Meta. Vi ricordo che utilizzando quei link avete direttamente i 30 euro di credito e poi vi lascio anche il link per accedere a un gruppo Telegram che è una lista con tutti i miei giochi Meta scontati. Quindi utilizzando i link che trovate all'interno di quella lista vi porta alla pagina d'acquisto del gioco e vi applica uno sconto. Grazie per aver seguito il video fino alla fine. Dal Capitano Ben è tutto. Vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto marmaglia e benvenuti a bordo. Ho ho!